Ciao e benvenuto o benvenuta in questa ulteriore lezione su SharePoint in cui andremo a vedere come sincronizzare una libreria documenti di SharePoint sul nostro PC con OneDrive. Quindi dovremo ottenere questo risultato. Quindi qui abbiamo la libreria documenti in SharePoint e dovremo vedere la stessa cosa anche in OneDrive, cioè da desktop. Quindi andiamo a vedere. Questo è l'ambiente desktop dove io ho già sincronizzato una libreria documenti che ha corsi di informazione e fatture docenti, quelle che abbiamo visto, ecco le fatture di gennaio 2024 con la lista che abbiamo visto anche nella lezione precedente, e questo è l'ambiente SharePoint dove troviamo gli stessi identici documenti, quindi modificandoli qui le modifiche si riverseranno anche dall'altra parte, i due ambienti sono perfettamente sincronizzati. E come vedi qua su in alto non c'è scritto sincronizza perché io questa libreria l'ho già sincronizzata e ora ne andrò a sincronizzare un altro. Questo importa il fatto che ogni libreria si sincronizza autonomamente dalle altre e una volta sincronizzata non ci sarà più bisogno di ripetere l'operazione, perché qualunque altro file o cartella andremo ad inserire nella libreria sincronizzata la vedremo anche da quest'altra parte, quindi è un'operazione che si fa soltanto una volta, però va fatta per ogni libreria. Ora, per esempio, io qui ho un'altra libreria dei certificati medici degli iscritti ai corsi di ballo e come vedi qua su in alto c'è scritto sincronizza. Quindi l'unica cosa da fare è cliccare su sincronizza. A questo punto, se non abbiamo installata l'ultima versione di OneDrive, e ce ne accorgeremo subito per il fatto che dall'altra parte nel desktop non vedremmo i file, se non ce l'abbiamo installata clicchiamo qui e la installiamo, altrimenti clicchiamo su chiudi e l'operazione è già avvenuta. Quindi spostiamoci di qua a vedere se questo è vero. Andiamo qui in servizi e consulenze ed ecco corsi di formazione, certificati medici. Ecco che la libreria di SharePoint è stata perfettamente sincronizzata. Io ora ho messo due file di immagine semplicemente per fare questa operazione. Quindi abbiamo sincronizzato la nostra libreria. Questa è un'altra operazione importante perché potremo raggiungere i file direttamente da desktop e gestirli come se ci trovassimo su SharePoint. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!